E benvenuti in questo nuovo video riassunto della stagione, il giorno dopo della festa promozione che è stata bellissima, meravigliosa, uno sguardo su Venezia devastante semplicemente per gli occhi, la musica, il divertimento, la festa che c'è stata veramente indescrivibile, infatti faccio proprio difficoltà in questo momento a descrivere nel giorno dopo la bellezza che abbiamo vissuto, momenti impagabili, indimenticabili. E adesso andiamo un po' a coronare questo momento facendo il famoso riassunto promesso negli scorsi video della stagione che è stata, partendo dall'inizio, dalle premesse della stagione fino ad arrivare a questi ultimi istanti. D'altronde è facile ricordarsi le ultime partite, ma così anche per noi abbiamo dovuto un attimo elaborarlo un po' di più rispetto a tutti gli ultimi video, quindi ecco, donateci il vostro like gentilmente se potete, perché comunque è stato sicuramente impegnativo da metterlo su carta e poi adesso ve lo andremo a raccontare. Quindi prima di cominciare vi ricordiamo di lasciare like, iscrivervi, lasciare hype, abbonarvi per entrare nel gruppo, sentirci anche quest'estate Esatto. più frequentemente tra tutte le notizie di mercato che ci saranno. Comunque ovviamente ci saranno ovviamente i soliti video classici dove andremo a commentare tutto, fare le nostre analisi e molti altri video, il video pagelle, ai singoli della stagione e tutto il resto, insomma, quel che verrà comunque lo vedrete, basta, e attivate la campanella così, ecco. A proposito, non vi Esatto. perdete nessun prossimo video adesso che non c'è più il sabato il video, il giorno dopo le pagelle e tutto il resto, la tiritera cambia un po', d'altronde sta arrivando l'estate, sta arrivando il mercato. E quindi ripercorriamo insieme un po' tutta la stagione che è appena finita, ma prima Prima di iniziare ti ricordiamo che questo video contiene interruzioni pubblicitarie. Se vuoi vederlo senza pubblicità e al contempo sostenerci, puoi abbonarti a solo 1,99 € diventando così un leone del canale. Con l'abbonamento potrai guardare tutti i video già pubblicati, oltre ovviamente ai nuovi video, senza interruzioni pubblicitarie, vedere il video pagelle in esclusiva poche ore dopo la partita, essere protagonista nel video settimanale Parola ai Leoni. In descrizione trovi il link per abbonarti e la playlist con tutti i contenuti senza pubblicità. Beh, diciamo che se volessimo fare un riassunto veloce di questa squadra qua, potremmo dire che è stata una squadra bella da vedere, forte sicuramente, dominante nel gioco come la voleva Stroppa a inizio campionato, ce l'aveva promesso e così è stato. Dominante per me in questo calcio, sicuramente in questa categoria, ma per me se lo fai bene anche nel calcio in generale, dominante uguale vincente. È stato un progetto sicuramente vincente, è stata una promozione che a inizio stagione oggettivamente non è che sembrava impossibile, potevamo assolutamente farcela, potevamo aspettarcela perché sapevamo di avere assolutamente un organico forte, non nascondiamoci, però c'era l'incognita, il dubbio su come Stroppa avrebbe potuto impattare sulla squadra. Rimanevano sicuramente dei dubbi, però alla fine dei conti, secondo me, quel dubbio, quell'incognita si è rivelata il vero segreto di questa promozione, della bellezza di questa squadra. È stato quel fattore, il fattore X che ci ha permesso di essere qui a festeggiare per la Serie A ritrovata con una prospettiva, devo dire, anche tra l'altro sul futuro diversa alle volte dalle promozioni, ultime due promozioni precedenti. Sicuramente diversa, ma anche secondo me appunto più promettente. l'inizio però, ammettiamolo, non è stato proprio così esaltante, Questo è vero. perché comunque ci sono stati diversi inciampi dovuti probabilmente alla squadra che doveva ancora assimilare tutti i meccanismi, Sì, è le vero. idee di Stroppa e di conseguenza ci sono stati degli inciampi. Soprattutto prime giornate. Esatto. Pensate a seconda giornata Juve Stabia Venezia, un pareggio 0-0 fuori Mi casa. ricordo. Terza giornata Pescara Venezia, un altro pareggio 2-2. Quarta giornata Venezia Cesena, la sconfitta 1-2. Ottava giornata Empoli Venezia, un altro pareggio 1-1. Nona giornata Carrarese Venezia 3-2. Mamma mia. E alla fine l'11ª giornata Catanzaro Venezia 2-1. E a questo proposito un dato importante: 3 delle 4 sconfitte sono arrivate proprio nelle prime 11 giornate. Appunto, come dicevamo quindi all'inizio, è stato appunto una partenza non sicuramente ottima, fulminea in senso positivo, è stato un inizio difficoltoso, ma dobbiamo fare in questo caso, prima di andare avanti, un velocissimo passaggio all'indietro, però fondamentale. Alla 10ª giornata vinciamo contro Sud Tirol per 3-0 e torna dall'infortunio un certo giocatore, un certo Svoboda,
che con il suo ritorno non torna in realtà solo un leader della difesa, un difensore forte, ma torna proprio un leader, ok, della difesa, ma un leader per l'intera squadra, per quanto mi riguarda. Per me la svolta della stagione infatti arriva a fatalità, i numeri parlano, proprio col suo ritorno in campo, con la sua capacità di guidare questa linea difensiva a 3 che oggettivamente fino alle prime 10 giornate, le prime 11, era stata sicuramente messa in grandissima difficoltà dalle richieste ardue come dire, da mettere in campo da parte dei difensori, di tenere questo baricentro alto, tanto spazio da coprire dietro, e quindi Franic, Korac e Shintiena anche erano sicuramente messi sotto pressione da queste richieste iniziali, perché vi ricordo erano loro i 3 difensori che sono partiti titolari in queste primissime giornate, in queste prime circa 10-11 giornate. E tra l'altro in tutto questo non va dimenticato il ritorno di un altro difensore importantissimo, per me non al pari come peso del ritorno di Svoboda, ma altrettanto importante sì, ossia quello di Sverko, che torna un po' di giornate dopo rispetto a Svoboda, e dal punto di vista strettamente difensivo per me ha garantito maggiore sicurezza là dietro rispetto a un Franic che era partito titolare, e da lì in poi per me, con il ritorno anche del braccetto sinistro titolare, si è venuto a formare la difesa che di fatto ci ha portato fino a questo momento, perché da lì in poi non ci sarebbero più stati dubbi, al di là di qualche giornata di squalifica o qualche piccolo infortunio, loro 3 sarebbero stati i difensori titolari, i difensori che ci hanno permesso di essere, tra l'altro, alla fin dei conti, la miglior difesa del campionato. Ed ecco che nelle successive 3, dopo il ritorno di Svoboda, arrivano 3 vittorie importanti, quella con Sampdoria, Padova e Mantova. Poi purtroppo arriva un ultimo piccolo inciampo con l'Avellino, Sì. finisce in un pareggio 1-1, ma che effettivamente quella partita è stata un bombardamento e effettivamente Sì, a sé. sì, meritavamo noi di vincere quella partita. Ampiamente. E dopo quella si comincia a vedere la vera squadra che poi vedremo in tutto il resto del campionato. Sì, una squadra inarrestabile, perché di fatto già quella partita ti faceva capire che la squadra stava prendendo la forma che voleva Stroppa. Perché infatti alla 16ª giornata arriva la partita contro il Monza, che è proprio il big match, Sì. e lo vinciamo 2-0, è il click che poi cambia la stagione. Direi di sì, alla fine. direi assolutamente di sì. Da lì in poi arrivano 7 vittorie, una dopo l'altra, per Sì. arrivare poi a un totale di 8 partite vinte di fila. L'ultima delle quali è quella contro il Frosinone, vinciamo 1-2 allo Stirpe, Frosinone che poi sarebbe arrivato secondo in classifica. Sì, meritatamente, Esatto, aggiungo. sì. E devo dire che questa serie di vittorie impressionanti ci hanno permesso di risalire la classifica in maniera altrettanto impressionante, perché di fatto ci siamo portati rapidamente, con 8 vittorie di fila, nelle zone altissime, perché appunto, visto l'inizio che abbiamo fatto, la classifica non è stata subito positiva, eccellente, l'abbiamo risalita pian piano la classifica, vittoria dopo vittoria, è stata una scalata, e ci siamo alla fine portati lì, in quelle posizioni lì, in lotta piena per la promozione diretta. E però sembrava andare tutto liscio, 8 vittorie di fila, purtroppo alla 24esima giornata arriva l'inciampo che non ti aspetti, ma d'altronde è sempre così. Con una vittoria addirittura, pensate, avremmo superato qualsiasi record per la categoria di vittorie di fila, quindi sarebbero state 9, con 9 avremmo fatto un record. E invece proprio contro gli amici modenesi, vuole il caso, in casa, ecco, arriva una sconfitta inaspettata. 0-2, segnano Tonoli e Beyoku, e Tonoli e Beyoku, dopo 8 vittorie consecutive, fermano questa cavalcata che sembrava inarrestabile della squadra di Stroppa. Però quello che non sapevamo, perché c'è del buono anche nei momenti negativi, tranne che lì in quel momento ovviamente per forza di cose non potevamo saperlo, quella lì sarebbe stata l'ultima sconfitta di questa squadra nell'intero campionato, la quarta e ultima sconfitta. La squadra, tra l'altro, dopo quella sconfitta lì non si fa abbattere, quindi è una squadra che vi fa capire che tipo di mentalità, oltre al gioco e oltre a giocatori forti, anche la mentalità infusa sicuramente dal mister, la squadra lì non si fa battere dalla sconfitta, da quell'inciampo inaspettato, e reagisce già la partita dopo alla grandissima, perché batte alla 25esima giornata il Cesena per 4-0, e da lì in poi, appunto, come vi annunciavo, non perderà più nessuna partita, vincendo 9 dei
match rimanenti e pareggiandone altri 5. Ed è proprio grazie all'ultimo di questi pareggi che sì. il Venezia di Stroppa raggiunge matematicamente la Serie A diretta grazie al 2-2 maturato alla Spezia, ma non finisce qui perché all'ultima giornata con il Palermo riusciamo a portarci a casa un 2-0 e così il Venezia diventa anche il campione di questa Sì, Serie B. meritatamente. Giustamente, esatto, è stata veramente una vittoria, un primo posto assolutamente meritato per quanto fatto vedere durante tutto il corso del campionato. Assolutamente sì, cioè, sul merito penso non ci sia discussione anche da parte di altri tifosi. È una promozione che per me addirittura è arrivata fin troppo tardi, per me sarebbe potuta essere festeggiata molto prima, ma semplicemente pensiamo a una Serie B normale, in una Serie B un po' più classica con come dire, ritmi anche delle avversarie diverse, più normali, non so come dirvi, Sostenibili. perché di fatto il ritmo del Venezia è stato eccellente, eppure complice anche la bravura sicuramente delle avversarie, va messa in conto, ossia di Monza e soprattutto Frosinone a questo punto, perché di fatto come noi non hanno mollato di un centimetro e ci hanno costretto fino all'ultimo a non farci mollare neanche a noi. Non abbiamo potuto mollare di un centimetro fino alla fine, fino alla penultima giornata eravamo lì a contare i punti, quanti punti ci rimanevano da conquistare, quindi abbiamo dovuto rimanere sul pezzo fino alla fine. Ed è proprio sul finale, tra l'altro, che mentre noi conquistiamo la penultima giornata, come raccontato, contro lo Spezia, la nostra Serie A aritmetica, matematica, il Monza cade a Mantova per 3-2, cede proprio sul più bello, che fino a quel momento insieme a Frosinone ci erano state lì addosso alle calcagna in maniera incredibile, e cade proprio alla penultima giornata e a quel punto il Frosinone la scavalca e diventa secondo e si conquista anche lei la sua promozione diretta assolutamente meritata. E questo è stato un po' il percorso di questa stagione e spero che vi abbia fatto immergere di nuovo nei ricordi di questa stagione, perché effettivamente sono stati tanti e belli. È stato un bel percorso, assolutamente un bellissimo percorso, anzi abbiamo preparato un altro video che uscirà nei prossimi giorni quando vorrete, dicecelo qua sotto quando lo volete, perché abbiamo registrato proprio poche ore dopo la celebrazione della vittoria del campionato. L'abbiamo registrato così un po' alla Carlona, per non dire altro, esatto. in treno, così mentre tornavamo, proprio perché fosse più autentico possibile. Esatto, No? l'abbiamo fatto molto spontaneo e Esatto, secondo me molto spontaneo. molto divertente alla fine. Comunque ripercorriamo anche lì in modo un po' più naturale forse quello che è stata questa stagione, le nostre impressioni, le nostre emozioni, i nostri pensieri in generale, fatto in modo un po' più domande e risposte. Esatto, che ci siamo fatti fare in questo caso dalla I, proprio perché così ecco, ci mettesse anche in difficoltà con domande che non ci aspettavamo, e un po' questo. Quindi vi ringraziamo per aver visto il video fino a qui, per averci sostenuto durante tutto il corso della stagione. Vi ringraziamo tantissimo, non smettete di seguirci perché comunque Il bello inizia ora col mercato. esatto, l'avventura comincia adesso, ne inizia almeno un'altra nuova e sarà molto molto interessante da seguire. E sempre Forza Venezia. Sempre Forza Unione.